Auguri di buon Natale! Questa lezione è incentrata sulle espressioni, sul vocabolario, le tradizioni di Natale. Ci sarebbe molto e molto da dire, ma avrai notato i pochi minuti della lezione, quindi ovviamente non dirò tutto, ma molte cose imparerai, un sacco di vocaboli. Allora, vieni con me perché andremo a parlare davanti al mio albero di Natale. Eccoci qua. Questo è un albero di Natale. Avere un albero vero è ancora poco frequente in Italia. Si preferisce invece questi che sono in plastica e che possono essere utilizzati per diversi anni, anche molti anni. Sull'albero ci sono le decorazioni, le palline di Natale o le palle di Natale. Io ho piccoli animali, il pupazzo di neve, l'immancabile schiaccianoci, un riccio, delle stelline, c'è anche un elfo. Nell'albero ci sono poi i fili di luci o le ghirlande di luci. Le lucine possono essere bianche, come in questo caso, monocromatiche, oppure le troviamo colorate. Se guardiamo in basso ai piedi dell'albero troviamo i regali. Questo è un pacco regalo ed è incartato con della carta da regali natalizia. La tradizione vuole che Babbo Natale passi la notte tra il 24 e il 25 di Natale a lasciare i regali sotto l'albero. Quindi solitamente i bambini la mattina di Natale, il 25 dicembre, si alzano impazienti di vedere cosa Babbo Natale ha lasciato ai piedi dell'albero. Visto che parliamo di Babbo Natale, diciamo che quando in casa è presente un camino, si dice che Babbo Natale passi dalla canna fumaria per entrare in casa e depositare i regali. Per ringraziare Babbo Natale degli sforzi fatti, la sera della vigilia, quindi il 24 sera, si lasciano accanto al caminetto una tazza di latte per Babbo Natale, dei biscotti e delle carote per le sue renne. Sul caminetto c'è una ghirlanda. Quello che hai visto sul caminetto è un calendario dell'avvento. Il calendario dell'avvento ha delle caselle o finestrelle. Ogni finestrella corrisponde ad un giorno e contiene un cioccolatino per rendere l'attesa del Natale ancora più buona. E a proposito di buono, a Natale non può mancare il pandoro e nemmeno il panettone. Il panettone è molto soffice, ma al suo interno c'è l'uvetta, mentre il pandoro sa molto di burro e è cosparso di zucchero a velo. Fammi sapere se preferisci il pandoro o il panettone. Oltre a pandori e panettoni non può mancare il torrone, al cioccolato con le nocciole o bianco con le mandorle. Quando ero piccola si usava la buccia dei mandarini per coprire le caselline della tombola, gioco tradizionale durante il periodo natalizio. La tombola è come il gioco del bingo. Una persona estrae ad uno da un sacchetto dei numeri dall'1 al 90 e a vincere è colui che ha sulla sua cartellina tutti i numeri che vengono estratti. Ma non solo, si può fare anche ambo se si hanno due numeri sulla stessa fila, terno se si hanno tre numeri, quaterna e cinquina e poi tombola.
In questo gioco di solito si mettono in palio dei soldi, spesso sono alcune monetine e quindi è un gioco anche molto adatto ai bambini. Altro elemento tipico della tradizione italiana a Natale è il presepe, che rappresenta la nascita di Gesù. Nel presepe troviamo Maria, Giuseppe, il bambinello Gesù e i re magi, nonché il bue e l'asinello. In realtà ci sarebbero molte altre cose da dire sul Natale, ma non basterebbe un'ora di video e sono sicura che non è quello che vorresti. Passiamo quindi al dopo Natale. Dopo Natale si festeggia il Capodanno, il 31 di dicembre. Generalmente si fa il veglione di Capodanno, ovvero si fa una grande cena in compagnia delle persone care e si aspetta la mezzanotte insieme. Qualche secondo a mezzanotte si fa il classico conto alla rovescia. 3, 2, 1, auguri! Auguri è la parola adatta sia per gli auguri di Capodanno sia per quelli di Natale. Auguri e buon anno è l'espressione regina del Natale. Dopo Natale, dopo Capodanno, c'è la Befana, il 6 gennaio. E queste sono le calze della Befana. I bambini la mattina del 6 gennaio trovano le calze piene di dolcetti, di frutta secca, di mandarini. Ma se si è stati cattivi troveranno del carbone. Questa lezione sul Natale è finita. Puoi trovare tutti i vocaboli che abbiamo visto nella descrizione del video, quindi qui in basso. Ti auguro buone feste, buon Natale e tanti auguri di buon anno. All'anno prossimo! Ciao!